Bentornati a Scoring for Films e bentornati a Film che Score non ci separi da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli, che oggi si accapigliano ovviamente sul film del momento. Non potevamo, cosa ce ne a parlare? Erano anni che non vedevamo diatribe. Allora partiamo dal presupposto: in questo momento in Italia, non solo negli Stati Uniti, in Inghilterra o nel mondo, ma in Italia ci sono 60 milioni di grecisti. Esatto. Okay. Perché i mondiali sono finiti, noi non eravamo ai mondiali, esatto, e di qualcosa bisognava pur parlare. È vero, è vero. Per questo abbiamo visto veramente pareri che definire contrastanti su questo film e su questa colonna sonora. Di quale film parliamo? Di Odyssey, naturalmente. Pareri ultra contrastanti sul film, ma ovviamente noi ci concentriamo sulla colonna sonora e quindi oggi io nella parte della pubblica accusa e Fabrizio nella parte dell'avvocato della difesa vedremo di stritolare un po' questo film. L'ultima volta su Oppenheimer io ho mosso delle accuse pesantissime. Poi cosa è successo? Sono stato pagato profumatamente perché, visto il mio grande successo come avvocato d'accusa, quindi vesto oggi i panni della difesa. Bene, allora entriamo nei personaggi. Coraggio, entriamo nei personaggi. Signori della giuria, abbiamo veramente un caso oggi di una semplicità sconcertante. Non sono io a dirlo, ma è tutto il mondo a dirlo. Sarà un caso che forse siamo 60 milioni di grecisti, ma siamo anche 60 milioni di competenti sulla colonna sonora. E devo dire che la vulgata generale dice che questa colonna sonora è terribile. Ora, non ci vogliamo attaccare a quello che dice necessariamente il popolo, e non è necessariamente che il popolo abbia sempre per forza ragione, ci mancherebbe. Allora, con spirito critico e con una certa onestà intellettuale che la pubblica accusa cerca sempre di avere, che la difesa invece non sempre riesce a rispettare, cerchiamo di analizzare i fatti e non le opinioni. Dopodiché alla fine vi farete voi come sempre il vostro giudizio e formulerete il verdetto. Primo capo d'accusa: mancanza di un tema. Allora, signori della corte, il capo d'accusa originario era mancanza di un tema memorabile. Dopodiché, dopo aver esaminato questa colonna sonora per pietà e veramente per un anelito di volemos bene nei confronti di tutti, ho tolto l'aggettivo memorabile. Parliamo della completa mancanza in questa colonna sonora di un qualcosa a cui ancorarci. Non abbiamo bisogno necessariamente del temone, perché è evidente che questo compositore non è in grado di scriverlo, ma insomma di questo non si può fargliene una colpa. Cerchiamo un qualcosa, un'idea identificativa, forse potremmo dire un'idea e basta. Per cui, signori della giuria, non fatevi irretire e non fatevi turlupinare. Beh, allora, vostro onore, partiamo subito con l'acquisire il primo elemento fallace, ovvero l'estrema soggettività di questo capo d'accusa. Si muove la colpa al mio assistito Goranson di non avere un tema, ma su quali basi? La pubblica accusa fornisca alla difesa, alla corte, ai giurati però la prova che non esista un tema. Esimi avvocato, canticchiami un qualunque tema di questa colonna sonora. Eccolo, che temone, tutto si muove nell'ambito del tetraccordo. Sarà mica per quarti, accidenti. Sarà mica per quarti. Adesso continua con quest'area di sufficienza, pubblica cosa a sminuire la ricerca musicale alla base. La nostra musica occidentale si fonda sulla musica dei greci, la quale era basata su intervalli di quarta, all'interno del quale erano, in base a combinazioni di tono e semitono di volta in volta diverse, erano strutturate quelle che oggi conosciamo come le scale, ok? Nella musica di Goranson, del mio assistito, assistiamo alla magia di creare un tema giocando con le quarte. Questa magia devo dire che evidentemente affascina esclusivamente l'avvocato della difesa. È vero, si è detto, mi ha detto tante volte che un tema può essere anche di pochissime note, però c'è una cosa che l'avvocato di difensore ha detto giustamente, di un tema che si installa nella memoria e nella mente. Ecco, peccato che questo qua non ci riesca. È evidenza del mercato e dell'uditorio tutto che
il tema si sia installato prepotentemente nella testa degli spettatori. Assolutamente sì. Lo vedremo nei commenti. Scendiamo nel tema di Penelope dell'assistito. Il nostro tema di Penelope è ordinato secondo quella che nei modi greci originali era indicato come il modo frigio. Non è vero che non c'è un tema, il tema c'è e lo ritroviamo. È che l'ha nascosto molto bene. Tutta la colonna è centrata sulla tematica, è una tematica semplice. Ma perché semplice? Perché porta tutto agli archetipi, porta tutto all'essenzialità. Quindi praticamente quando noi abbiamo un personaggio semplice potremmo fargli un tema semplice perché è conforme al personaggio. Quando avremo un personaggio complesso e Odisseo mi sembra un personaggio estremamente poco complesso, allora potremmo fargli un tema semplice e essenziale perché scarnifichiamo e torniamo all'essenzialità. Signori, siamo veramente ad attaccarsi ai vetti. Detto questo, obiezione, vostro onore. Il tema semplice non vuol dire banale. Il tema è tutt'altro che banale. Il tema è struggente. Struggente? Ma scusate, perché è che si strugge? Io non mi struggo, abbiate pazienza. Va. Il tema travolge per la potenza e l'essenzialità dell'emozione. Ci conduce dritti alla radice del nostos, della nostalgia, dolore depurata da ogni retorica. E siccome anche noi siamo nel viaggio, l'impianto della colonna è un impianto di matrice intimista, di matrice europea. Nolan ha voluto fare un film d'autore e Goranson si è adattato alla matrice autoriale di fondo di un qualcosa di europeo che abita a Hollywood. Ricordiamoci di dire a Truffaut e a molti altri cineasti che adesso il cinema d'autore vive e abita, come ha detto l'avvocato difensore, a Hollywood. Secondo capo d'accusa, direi che di questo qua ne abbiamo parlato abbastanza. Allora, in questo colonna sonora abbiamo texture, abbiamo droni, suoni sparsi, abbiamo una musica, dei suoni che si limitano ad accompagnare e non accompagnano male, attenzione. Non stiamo discutendo questo, stiamo discutendo del fatto che accompagnano e basta. Decenni di storia della musica e di didattica della musica da film ci hanno insegnato che la colonna sonora deve indurci a capire delle cose, dei sottintesi, qualcosa del personaggio che non necessariamente il personaggio sta dicendo. Se la musica si limita esclusivamente a doppiare quello che il personaggio sta dicendo, la musica abdica la sua funzione ed è completamente inutile. A questo punto si poteva fare un film completamente senza musica, con il rumore del mare, il rumore degli alberi, il rumore della natura, il vento, insomma, che avrebbero assolutamente meglio svolto la funzione. Quindi non c'è nessun secondo piano narrativo da parte della colonna sonora, nessuno. Prego. Signori giurati, signore giurate, siamo di fronte di nuovo. Devo nominare anche gli uscieri, già che ci siamo. Segretari, gli archivisti. Ci troviamo di fronte ancora a una prova mal esibita, mal posta, evidentemente anche mal percepita, poiché da quello che dice la pubblica accusa si evince che la pubblica accusa abbia visto un film che non è Odyssey, che non è l'Odissea. È evidente perché solo la pubblica accusa è stata in grado di non rilevare i molteplici piani narrativi che la musica contribuisce a fornire alla pellicola, perché lo scenario che apre la musica è il paesaggio mentale di un uomo solo, Odisseo, che cerca di domare le proprie contraddizioni. È un paesaggio quello che si apre dietro lo schermo, dai confini smisurati, segnati ma non trattenuti da una riverberazione molto ampia, che agisce come generatore di landscape popolato da un unico protagonista, le cui dinamiche si annidano nella simbolica della musica, che è, come dicevamo prima, materica, ricca di scorie, che proprio attraverso le scorie ben descrive la musica il processo del solve et coagula, che è in fondo il viaggio stesso di Odisseo.
Allora, se mai dovessi trovarmi in difficoltà e dovessi essere accusato di qualcosa, io voglio assolutamente il qui presente come mio avvocato difensore, perché ha veramente una capacità fantastica di raccontarvi il nulla, di raccontarvi delle bellissime storie che però non hanno risposto alla mia domanda, perché io ho detto dov'è il secondo piano narrativo e siamo partiti col riverbero, la corrugazione, obiezione vostro onore, ho appena raccontato il piano narrativo che è dietro lo schermo. Come dov'è? Allora la pubblica scusa stava giocando a cruciverba, la mentre pubblica scusa era molto attenta, infatti ricordo bene le parole che sono state dette. Il secondo piano narrativo è quello che ci fa percepire qualcosa di diverso. È chiaro che se vedo un uomo lì in mezzo al nulla con la barba, gli abiti dimessi eccetera eccetera, stiamo parlando di un uomo che non se la sta passando bene, un uomo confuso, di un uomo in preda all'oblio, di un uomo in preda alla schiavitù, in preda ai sensi. Non è questo il secondo piano narrativo. Le cose materiche che mi evidenziano questa cosa qui mi stanno dicendo quello che gli occhi stanno già vedendo, quindi non è un altro piano narrativo. E questo mi fa passare al terzo capo di imputazione: gli strumenti antichi. Mi fa molta tenerezza vedere tante persone che hanno cercato di nobilitare comunque la pochezza di questa colonna sonora con la motivazione che in essa sono stati recuperati degli strumenti antichi. Nei Peplum la cosa più bella era la colonna sonora fatta di vari Nascimbene da tutti questi compositori che usavano già allora strumenti antichi, quindi vuol dire non ci siamo inventati nulla, per cui c'è anche un altro problema: il trasportare uno strumento antico con una sensibilità moderna è oggettivamente un'operazione non facile, e quindi non possiamo accusare Goranson più di tanto se proprio non ci è riuscito, perché non ha fatto altro che prendere uno strumento antico e portarlo all'interno di una texture moderna. Questa cosa non è un mixerigene, non è un cross grade culturale, è semplicemente prendere un elemento diverso, alieno, e metterlo nel mondo che ti è più congeniale. Vostro onore, signore e signori della giuria, ci troviamo di nuovo di fronte a un ribaltamento di prospettiva che parte dal presupposto che il mio assistito, Goranson, abbia cercato una filologicità strumentale, un recupero degli strumenti dell'epoca finalizzata a un rigore musicologico, è palese che non l'abbia fatto. E invece non è così. Perché non è così? Perché l'obiettivo del mio assistito è stato quello di fare cinema, non di fare storiografia musicale. Goranson ha portato il mondo del cinema sulla matrice di strumenti, tra l'altro ricostruiti ad hoc. L'aulos suona alla grande, ha un suono stupendo ed è un suono originale e unico proprio per il viaggio dell'Odissea. Allo stesso modo la lira che ha riprodotto ha un suono che non solo ci riporta all'universo di Ulisse, ma è tremendamente bello, esteticamente bello. È il cinema di oggi con gli echi del passato. È talmente bello questo strumento che io ovviamente vi invito d'ora in avanti a approfondire la conoscenza dell'aulos, magari abbandonate pianoforti, violino, insomma, e concentratevi sull'aulos. Anche della lira. Quarto capo di imputazione: il sound design. Nel mondo cinematografico di oggi la presenza del sound design è veramente massiccia, e io personalmente non ho nulla contro l'uso e nemmeno l'abuso del sound design che si fa nel cinema di oggi. Quello che non mi va è il fatto che sound design e colonna sonora siano talmente mischiati che poi in realtà non si percepisce dove inizi una e dove finisca l'altra. Signori della corte, vostro onore, ma è possibile ancora nel 2026 fare la distinzione tra questo è sound design, questo non lo è? Il sound design appartiene più all'universo rumoristico, dei rumori. Qui è vero che ci sono i rumori, ma viva Dio, sono intonati i rumori. Tutto il paesaggio sonoro è un paesaggio molto articolato. Allora, secondo la prospettiva della pubblica accusa, allora Penderecki sarebbe sound design. È sound design? No, ma il discorso dipende da come uno lo applica. Cioè, se io compositore faccio una colonna sonora musicale
che viene ad intrecciarsi col sound design, a cui nessuno sta negando valore, capacità, per amor del cielo. Però sono due cose diverse. Se riusciamo a far convivere queste due anime, a me la cosa va benissimo. Quello, ripeto, che non mi sta bene è quando la colonna sonora stessa, per sua natura, per suo DNA, è portata verso delle sonorità che ci riportano al sound design, e quindi si mischia con lo stesso e quindi non sapremo mai dove finisce uno e dove comincia l'altro. È un problema di attribuzione molto serio, che ne voglia dire l'avvocato difensore sbeffeggiando qualunque cosa io dica, ma non è assolutamente vero. È un problema di attribuzione, Vostro onore, è un problema di attribuzione artistica. Obiezione, vostro onore, perché la pubblica accusa sta tentando di portare la difesa su un piano personale da cui la difesa si astiene nella maniera più limpida, cristallina. La stratificazione sonora a cui noi assistiamo è condotta con estrema ispirazione, ha dentro un'eterogeneità timbrica che non si può ridurre a questo è sound design e questo no. Io credo che poche colonne sonore come questa siano veramente afflitte da una tavolozza timbrica incredibilmente limitata, da un qualcosa di tensivo che rimane uguale praticamente sempre all'interno dei pezzi, e fondamentalmente da un linguaggio fondamentalmente unico. Tutto ciò ci porta al prossimo capo di imputazione, la monotonia. Sì, signori della corte, perché non dobbiamo aver paura di dire le cose. Non basta essere un grosso nome della composizione della musica da film di oggi perché non si possa abbinare a questo grosso nome un sostantivo che non è un complimento. Anzi, è proprio perché uno è un grosso nome che dovrebbe ogni volta riuscire a stupire il pubblico e gli addetti ai lavori con delle trovate notevoli, con delle intuizioni, soprattutto perché quando il tema è così essenziale, scarnificato, ha detto la difesa, va bene, ok, abbiamo un tema scarnificato, benissimo, parliamone, ma tutto quello che c'è intorno, quello mi deve dare un qualcosa di diverso. Lì devo trovare l'idea generativa di questa colonna sonora, perché altrimenti io sento un insieme di texture, un insieme di paddoni, un insieme di cose che diventano assolutamente monotone. E vi prego, andatevi a ascoltare la colonna sonora estrapolata dal film, andatela ad ascoltare e verso il secondo o terzo brano tornate e scrivetemi cosa ne pensate. Vostro onore, per una volta abbiamo un elemento in comune incredibile con la pubblica accusa, laddove esorta ad andare ad ascoltare la colonna sonora. Si noterà una vastità di elementi sonori diversi che coesistono, che coabitano l'universo dell'Odissea, che è stupefacente, oggettivamente stupefacente. La pubblica accusa parla di monotonia, laddove abbiamo 35 gong, elementi timbrici, la ricostruzione dell'aulos, la ricostruzione della lira, l'avete già detto, il coro. Possiamo esibire proprio dall'ascolto della colonna come abbia all'interno degli echi di Penderecki. Bene, prendiamo quindi come un fatto che uno dei meriti di questa colonna sonora sarebbe quella di avere degli echi di un altro compositore. Va bene, insomma, prendiamo atto e lo mettiamo sul nostro taccuino degli appunti. Oltre a questo, dobbiamo considerare la valenza dei personaggi di cui stiamo parlando, cioè Nolan e Goranson. Ci piacciono o non ci piacciono, uno tra i 2-3 più importanti registi di oggi e uno, diciamo, fra i 5 compositori più importanti di oggi. Questa cosa porta a una deriva pericolosa, al vicolo cieco. Sì, perché in questa maniera stiamo tracciando una strada, secondo me, assolutamente da non percorrere, perché va assolutamente contro a tutte le cose per cui noi amiamo così tanto la musica del film, tutti i principi, tutte le sensazioni e tutto il modo di scrivere dei compositori che tanto amiamo sta scomparendo, e noi saremo complici di questa deriva culturale. Vostro onore, la difesa su questo punto specifico gioca la carta della semi-infermità mentale. Perché? Perché è evidente il fortissimo trauma
e la fortissima tensione a cui è stato sottoposto il mio assistito. Il mio assistito si è trovato, suo malgrado, a dover interagire con quello che è un indirizzo di fondo dettato dalle regole più in voga oggi nel mondo della produzione hollywoodiana, che è proprio quello che cerca l'aderenza alle immagini e la non tematicità. Nonostante questo, il mio assistito è riuscito a portare il mondo della sperimentazione e dell'autorialità nel territorio invece del commerciale e del blockbuster. La pubblica accusa non so se è a conoscenza delle dichiarazioni del regista Nolan sull'impianto, l'impostazione dell'Odissea. Nolan fa riferimento a un'autrice che rappresenta la prima donna di lingua inglese ad aver tradotto l'Odissea, Emily Wilson, vantandone la straordinarietà proprio nell'incipit famosissimo dell'Odissea nell'indicare Odisseo complicated. Ora, questa è la ragione per cui noi ci troviamo qui a dichiarare, d'accordo con il mio assistito, la semi-infermità. Perché di fronte a un'autrice, traduttrice, che dopo 2000 anni, abbondanti, più di 2000 anni dalle prime traduzioni in latino, trova il coraggio di utilizzare l'aggettivo complicated come traduzione di Poliutropos, laddove nulla ha a che fare con ciò che Omero ci racconta di Ulisse, ma tutto ha a che fare con ciò che Nolan ha deciso di inserire nel film, ovvero il viaggio dell'eroe moderno, possibilmente reduce dai campi dell'Afghanistan o dell'Iraq, scegliete voi, con sulle spalle il pesantissimo fardello del senso di colpa occidentale. Il nostro assistito ha subito delle evidenti ripercussioni psicologiche, da cui è riuscito comunque brillantemente a evadere. Beh, Goranson d'altronde dice "It's not like the orchestra existed back then", cioè non è che in quei tempi c'era l'orchestra. Bene, vero, quindi cosa c'erano i sintetizzatori, c'erano altre cose. No. Allora, la pubblica accusa ovviamente in questo caso sta parlando non rilevando la situazione psicologica del nostro assistito, il quale evidentemente era in uno stato di profonda alterazione. Vostro onore, signori della corte, la mia ringa finale sarà estremamente breve, perché non credo di aver necessità di ulteriormente insistere sull'argomento. Allora, cosa ha fatto l'avvocato della difesa? Ha fatto quello che si fa in questi casi: quando si è all'angolo e non si riesce e non si hanno motivazioni reali per poter difendere il proprio assistito, si getta la colpa su qualcun altro. Ha stato un altro. Questo è un classico, quindi non è colpa di Goranson, è colpa di Nolan. Ora, se l'avvocato di difesa chiede la semi-infermità per il suo cliente, ci mancherebbe, noi non ci opporremo mai a un gesto di clemenza verso un essere umano, per amor del cielo, però che sia solo una semi-infermità, perché l'altra semi è fermità, l'altra semi è consapevolezza di essere parte di un qualcosa che sta rovinando il cinema e soprattutto la musica applicata di oggi, e che lo sta portando verso veramente uno dei periodi più bui. L'unica cosa che un po' ci consola è che se questi episodi sono sinusoidi, forse siamo in un periodo molto basso, alla fine del quale forse vedremo la luce in fondo al tunnel. Ho finito. Bene, vostro onore, signore e signori della giuria, vi trovate di fronte a un capolavoro assoluto. E da cosa? C'era una volta in America? Non siamo molto lontani, non siamo molto lontani, perché noi, cara pubblica accusa, in alcune puntate abbiamo parlato del Nostos e della nostalgia. Me lo ricordo, okay? C'ero anch'io. L'algia greco, il dolore del ritorno. Bene, questo dolore del ritorno pervade tutta la poetica di questa colonna sonora, dall'inizio alla fine. Quel pervadere di solitudine, l'elemento sonoro, in mezzo al pieno delle voci, delle percussioni, dei sintetizzatori. Ma ciò che rimane quando si esce dalla sala è questa profonda solitudine affidata a questi suoni materici della lira, dell'aulos. Ci rimane dentro un sentimento che è epico nel piccolo, è l'epicità
della solitudine, è la materializzazione sonora del viaggio stesso di Ulisse. Sembra di toccare l'inconscio del protagonista. Siamo con lui ed è questo il grandissimo merito della colonna sonora, ovvero permettere allo spettatore di sentirsi parte del film, di sentirsi parte del viaggio di Ulisse. Ok, adesso tocca a voi. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Devo dire, Fabrizio ce l'ha messa, stato veramente bravissimo. Come al suo solito, per difendere l'indifendibile, veramente. Cioè, se domani dovessero arrestarmi, mi farò difendere da lui. Questo non ci piove. Ma adesso tocca a voi. Il verdetto è vostro. Per cui scrivete nei commenti che cosa ne pensate. No, qual è il verdetto? Signori. È colpevole o innocente? E se è colpevole, gliela diamo la semi-infermità o lo mandiamo direttamente alla forca senza passare al via? Scrivetelo nei commenti, lasciate un like. Hype. Ciao a tutti. Ciao.